Nel 505 l'imperatore romano Anastasio aveva stipulato una pace con l'impero persiano, retto da re Cavad I, che durò quasi 20 anni. Alla morte di Anastasio nel 518 d.C. salì al trono di Bisanzio Giustino I. Durante il suo regno le tensioni tra i due potenti stati crebbero, quando egli sostenne gli abitanti del regno di Iberia, in gran parte cristiani, nella loro rivolta contro il re Cavad, che desiderava convertirli forzatamente alla religione zoroastriana. Un altro motivo di scontro fu dovuto al fatto che il re Cavad, oramai anziano, voleva legittimare come suo successore il suo terzogenito, ovvero Cosroe. Tutto ciò contro la legge persiana che prevedeva la successione al trono del primogenito. Per farlo, re Cavad propose a Giustino I l'adozione di Cosroe. Se in un primo momento Giustino accettò, fu però poi portato a rifiuto da un suo consigliere, che gli suggerì come l'adozione del figlio del re di Persia avrebbe potuto portare l'impero bizantino ad essere rivendicato dallo stesso Cosroe quando Giustino fosse spirato. L'ambiguità dell'atteggiamento dell'imperatore aumentò la già critica situazione. Giustino stava inoltre molto accortamente colpendo gli stati satelliti dell'impero persiano. Oltre alla questione iberica, infatti, nel 525 una flotta romana aiutò i propri alleati del regno di Aksum ad invadere lo Yemen Imiarita alleato dei persiani, mentre invece i persiani spingevano i propri alleati arabi a fare incursioni in territorio romano. La tensione tra i due stati arrivò quindi al punto di non ritorno e la guerra fu inevitabile. Nel 526 Belisario e Sitta furono incaricati di comandare il fronte persiano, ma ottennero alterni risultati. In particolare presso Tanurin l'esercito romano venne sconfitto poiché i persiani scavarono profondi fossati di fronte al proprio esercito e molti romani, caricando i nemici, vi caddero dentro, finendo prigionieri dei persiani. La cosa dovette impressionare Belisario, che utilizzerà questo espediente in futuro mostrando come un accordo generale sappia imparare dal nemico le tattiche più utili per la propria causa. Nel 527 Giustino I morì e gli successe al trono il nipote Giustiniano I, che nominò Belisario Dux Mesopotamiae, col compito di difendere l'importante città di confine di Dara. Nel 529 Belisario fu nominato Magister Militum per Orientem, e gli fu ordinato di organizzare un forte esercito e marciare contro i persiani. Nel 530 Belisario radunò le sue truppe a Dara, ma essendo stato informato che i persiani avevano ugualmente radunato un forte esercito e stavano muovendo proprio verso di lui, decise di fortificarsi laggiù. Belisario si trovava in netta inferiorità numerica, disponendo di 25.000 uomini contro i 40.000 dei propri avversari, che inoltre ne aspettavano altri 10.000 di rinforzo. Al comando dell'esercito persiano vi era il generale Perozes, che sicuro della vittoria finale inviò spavaldamente un messaggio a Belisario pregandolo di fargli preparare la cena ed il bagno pronti per quando avesse occupato la città. In effetti i romani non vincevano una battaglia in campo aperto contro i persiani dai tempi di Diocleziano. I persiani disponevano infatti, oltre a eccellenti reparti di arcieri a cavallo, di una potente cavalleria catafratta. I catafratti erano cavalieri pesantemente corazzati ed armati di lunghe lance in grado di rompere qualsiasi formazione nemica. La combinazione di queste due unità aveva in passato permesso di sbaragliare più di un'armata romana. Ma l'impero romano aveva appreso dai nomadi delle steppe, che avevano invaso i propri territori, nuove tecniche di battaglia. Queste tattiche prevedevano veloci attacchi di arcieri a cavallo per spezzare il fronte nemico e l'accerchiamento di quei contingenti dell'avversario che fossero stati trovati separati dal resto dell'esercito. Coniugando queste tecniche con l'addestramento professionale dei propri soldati, l'esercito romano era diventato ora un temibile avversario anche per i persiani, ma questi ancora non ne avevano consapevolezza. Belisario, credendo che la città di Dara non potesse sostenere un lungo assedio, accettò lo scontro in campo aperto, ma sfruttò la conformazione naturale del luogo per approntare efficaci difese. Dara, infatti, era circondata per 3 lati da colline e solo verso il suo lato meridionale si apriva una pianura sufficientemente grande per il passaggio di un esercito. Qui Belisario fece scavare un fossato intervallato da vie d'uscita con l'idea di rompere la prevedibile carica della cavalleria nemica e facilitare il compito dei suoi arcieri a cavallo, che avrebbero trovato dei bersagli facili nei nemici rallentati dalle insidie del terreno. Gli eserciti si fronteggiarono per 3 giorni ed alla fine arrivarono allo scontro finale.
I persiani schieravano l'esercito su due file, i cavalieri formavano la prima linea e la fanteria la seconda. L'ala destra della cavalleria era comandata da Pitiaxes, l'ala sinistra da Baresmanes e il centro da Perozes stesso. I romani schieravano la fanteria su cui il generale Belisario faceva scarso affidamento dietro le trincee, affiancata dai cavalieri di Giovanni a destra e quelli di Bures a sinistra, mentre di fronte ai trinceramenti vi erano i temibili contingenti unni. Va detto che la trincea non seguiva una linea dritta, ma era piuttosto composta da due trincee avanzate ed una arretrata nel centro dello schieramento romano. In questo modo i cavalieri unni avrebbero facilmente dato supporto ai reparti in difficoltà dell'esercito romano. Belisario aveva inoltre seguito il consiglio del comandante Erulo Fara, che si propose di nascondere un reparto di cavalieri dietro una bassa collina alla sinistra del proprio schieramento, per tendere un'imboscata ai persiani al momento opportuno. Il generale persiano attese mezzogiorno per dare battaglia, orario in cui credeva di sorprendere i romani mentre pranzavano. Belisario opportunamente previde la mossa dell'avversario e per quell'ora non fece trovare il proprio esercito impreparato. I persiani iniziarono le ostilità caricando sul lato sinistro bizantino. La cavalleria persiana superò le trincee ed arrivò allo scontro con l'ala sinistra romana. A questo punto però scattò la trappola preparata da Belisario. Gli Eruli e gli Unni caricarono i cavalieri persiani dai fianchi, facendone strage e mettendoli in fuga. A questo punto Perozes decise di inviare la cavalleria rinforzata coi reparti di catafratti contro l'ala destra bizantina. I contingenti di Giovanni in questo settore furono caricati e messi in fuga. Alla rotta dell'ala destra Belisario rispose prontamente mettendo in campo le proprie riserve di Bucellari, Fanti e Unni, dirigendoli verso la zona dello scontro. Al contempo i cavalieri di Giovanni si riorganizzarono e contrattaccarono i persiani mettendoli in fuga anche in questo settore, dopo averne ucciso il comandante Baresmanes. Vedendo i suoi reparti migliori messi in fuga, l'esercito persiano fuggì e fu brevemente inseguito dai romani. Belisario infatti non voleva compromettere il già eccezionale risultato ottenuto con imprudenti inseguimenti ai danni di un esercito sì sconfitto ma ancora temibile. Le perdite romane in questa battaglia furono minime, mentre quelle persiane ammontarono ad 8.000 uomini. Finalmente, dopo secoli, i romani erano tornati competitivi sul piano militare contro i persiani. La vittoria, tuttavia, non si concretizzò in una pace favorevole per i romani. Infatti, nel 531 i persiani invasero nuovamente l'impero romano, questa volta in Siria, e furono raggiunti da Belisario, alla testa di 20.000 uomini, proprio quando si stavano ritirando. Qui avvenne un fatto interessante, ovvero gli uomini di Belisario forzarono il generale allo scontro. Belisario sembrerebbe infatti essere stato contrario a dare battaglia ad un esercito che si stava ritirando. Fu così che presso Callinico, una città di frontiera sul fiume Eufrate, i Romani affrontarono il 19 aprile del 531 d.C. i persiani comandati da Zarete. Qui i Romani di Belisario disposero lungo il fiume le falangi di fanteria, affiancate dalla cavalleria al comando di Belisario, e oltre a questi reparti vennero schierati gli alleati arabi dei Romani. I persiani schierarono il loro esercito specularmente a quello romano, anche loro con la fanteria lungo il fiume, al centro i cavalieri pesanti e dalla loro sinistra i loro alleati arabi. La battaglia imperversò tutto il giorno ed alla fine i persiani organizzarono un assalto all'ala destra romana che si dette alla fuga. I persiani poterono a questo punto accerchiare i romani che per evitare la disfatta fecero ripiegare le proprie falangi di fanteria schierandole a semicerchio in un impenetrabile muro di scudi e lance. Giunta la notte Belisario fuggì via fiume a Callinico, da dove fece inviare delle imbarcazioni per recuperare il giorno dopo i propri soldati, mentre i persiani continuavano la loro ritirata. Questa battaglia concluse l'esperienza di Belisario sul suolo persiano. Il generale fu infatti destituito e richiamato a Costantinopoli, stessa sorte che peraltro toccò al generale persiano. A seguito di questi eventi e cercando una pace con l'impero persiano per liberare risorse in vista dell'apertura di nuovi fronti ad occidente, Giustiniano si risolse a stringere una pace con l'impero persiano, pace che verrà chiamata eterna, ma che durerà nei fatti solo 7 anni.